Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 20 maggio del 2024, lunedì di mattino Milan, primo di questa settimana, ultima di Serie A, visto che nell'ultimo weekend di maggio si giocherà appunto l'ultima partita di Serie A, ovvero Milan-Salernitana, e finiamo qui, almeno per il calcio giocato. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Enrico Boiani che, come vedete, di fianco al mio cospetto è abbronzatissimo. Sì, non è che sono andato alle Maldive, però sì, ho preso molto sole, quasi al limite dello scottamento. Insomma, va bene, bravo Henry. Mettete like se quando vi scottate vi dà fastidio il sole. Sì. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, lasciateci un commento e niente, attivate la campanella. Vabbè, mentre tu eri a riposarti, a prendere il sole, Sì, sì. no, scherzi a parte, mentre tu eri in quel di Imola a diventare dello stesso colore del monoposto, noi siamo stati a Torino a vederci questo Ah fantasmagorico già, che voi eravate Torino-Milan. presenti, è vero. Mh. A vedere un bel Torino-Milan con 3 gol presi ai noi e tutto quello che ne consegue. Insomma, della partita abbiamo già parlato, nel post partita è inutile tornarci, insomma è stata una brutta partita, l'ennesima purtroppo di questa stagione, e va bene così. Cioè va bene no, va così, diciamo, senza bene. Futuro. Nel mentre nel weekend ha ufficializzato il suo addio al Brighton De Zerbi, con tanto di comunicato del Brighton stesso, che dice che insomma, a fine stagione le strade si separano, arrivederci e baci. Ora, fino a 2 o 3 giorni fa nessuno al Milan aveva tirato su il telefono per chiamare De Zerbi, contatti non ce n'erano stati. Ora, non so se a fronte di questo addio qualcuno gli è venuto il colpo di genio di dire: vabbè, ma senti, ma piuttosto che prendere Fonseca, Van Bommel, eccetera, forse una telefonata per vedere se De Zerbi veramente può essere disponibile la faccio, quantomeno per capire. Poi lo so che tanto ci sono una parte dei tifosi, neanche piccolissima, che non vede di buon occhio De Zerbi per quello che ha fatto nell'ultimo anno, per i gol presi, per l'uscita anticipata dall'Europa League, eccetera, eccetera. Lo capisco. Dobbiamo, tra virgolette, metterlo in una rosa che non comprende Guardiola, Ancelotti, Conte, Tuchel, Luis Enrique, metteteceli voi, Klopp e compagnia. Lo dobbiamo mettere in una rosa che comprende altri tipi di allenatori, quindi vediamo se il Milan, come scrive Gazzetta, guarderà a De Zerbi. De Zerbi guarda il Milan, sì, ok, ma se il Milan non guarda De Zerbi, finisce lì. Sì, ma cioè, è ovvio che non stiamo parlando di un allenatore ancora ai livelli di quelli che hai citato prima, no, perché, parlano i fatti, parla il palmarès, parla il curriculum, no, di un allenatore. Mh. Io sono un po' a metà su De Zerbi, nel senso che, uhm, è vero che ancora deve fare tanti step di crescita. Il primo anno col doppio impegno è stato provante per lui, molto provante, perché gli ha portato veramente via A tanti punti, B tante energie poi per le coppe, e quindi deve fare ancora tanti step di crescita. Però è anche vero che finora che squadre ha allenato? Cioè, è questa la domanda che mi pongo io. È un allenatore che ha fatto benissimo col Sassuolo, che tra l'altro ieri è retrocesso, e la squadra sì, ha perso qualche pezzo importante, ma non è che sia incredibilmente diversa, no, da quella che allenava ai tempi di De Zerbi o che ha allenato Dionisi l'anno scorso. Ha allenato il Brighton, che okay, è una squadra di Premier League, però cioè, dobbiamo considerare che sono almeno 10, 12 squadre forse in Premier League con più possibilità economica del Brighton, Mh. che tra l'altro ogni anno demolisce per ricostruire, per diciamo, guadagnare e alimentare la sua macchina. E ha allenato lo Shakhtar Donetsk, tra l'altro in un periodo
incredibilmente difficile. Cioè, queste son state le squadre allenate da De Zerbi, quindi è vero che lui stesso ancora di step ne deve fare, deve sistemare tante cose all'interno della stagione, all'interno della sua gestione, eccetera, però io sarei anche curioso di vederlo con una squadra big, Mh. perché qui veramente forse vai a capire il valore, no, dell'allenatore, cioè se ha fatto bene, benino, abbastanza bene, scegliete voi con le piccole, chissà cosa potrebbe fare con le grandi, cioè o non incide, non impatta e rischia di far peggio, oppure, no, la cosa è esponenziale, cioè un allenatore se fa bene con giocatori di un certo livello, magari fa benissimo con giocatori di livello più alto, no, quindi sarei molto curioso. Lo preferisco ai vari Fonseca, Van Bommel, eccetera, eccetera? Ma assolutamente sì, ma senza ombra di dubbio. Nel mentre oggi Repubblica scrive di non ci riguarda, ma di un Conte che sbatte la porta al Napoli, nel mentre altri profili onestamente non ne vedo all'orizzonte per il Milan, più o meno sono quelli che sono usciti, insomma, anche perché non è che i buoni allenatori nel mente sono così in una stanza tenuti al riparo e nascosti da 3 stagioni, cioè sono tutti in giro per l'Europa ad allenare, quindi quelli sono. Io onestamente sono un po' in difficoltà, nel senso ma perché non so cosa dirvi in buona sostanza. Il Milan la scelta il suo allenatore non l'ha fatta, quindi non è nemmeno giusto andare a tentativi o a sparare così a caso nel mucchio, tanto per dire un nome piuttosto che un altro. Proprio per il discorso che facevo anche poco fa, cioè tanto alla fine gli allenatori quelli sono, cioè non è che all'improvviso ci sveglieremo tra 10 giorni e diremo il Milan ha preso X e tutti, caspita, ma nessuno ci aveva mai pensato a quel nome X in riferimento al Milan, perché tanto questi sono. Insomma. I nomi, diciamo, il pool si riduce ai soliti. Fonseca, che magari è quello più facile, tra virgolette, passatemi il termine, con Seisao, per cui bisogna aspettare magari la finale, no, di Coppa del Portogallo, Van Bommel, che magari a intuito potrebbe essere il nome più spinto da Ibra, sia per rapporti che per altri motivi, Conte, che è un nome più dei tifosi che di altri, e De Zerbi perché nel weekend è arrivata la notizia della separazione dal Brighton. Cioè, oltre a questi, quanti ne ho detti? 5, 4, 5, non andiamo. Cioè, poi se tra, come dicevi tu, una settimana, 10 giorni viene tirato fuori un nome nuovo dal cilindro mai uscito, ok, però io No, faccio può veramente anche tanta uscire un fatica. nome nuovo dal cilindro, ma è del livello di questi, cioè non è che... Esatto, cioè non mi immagino che il Milan tipo tiri fuori Tuchel tra 10 giorni, ecco. No, però come dicevi tu, io col passare del tempo, col passare diciamo dei rumors e delle notizie, faccio sempre più fatica a credere che il Milan, come sostenevano tanti o alcuni fino a qualche giorno fa, che il Milan l'allenatore l'abbia già chiuso, fatto, finito e si attenda proprio l'inizio ufficiale della nuova stagione per vari motivi. Cioè, più passa il tempo, più accadono le cose, più personalmente parlo, mi viene difficile credere a questa cosa, ecco. Poi vedremo cosa accadrà, cosa succederà, ecco. Quello che spero è che comunque sì, a prescindere da come finisca questa storia, si metta a un punto, si riparta poi la prossima stagione con idee un po' diverse. Vabbè, chiudiamo perché siamo arrivati quasi in chiusura. Io la diciamo così, la derubrico a un rischio, diciamo così, piccolo o grande che sia. Giustamente chi è a capo del Milan deve prendere delle decisioni, perché insomma lo impone il ruolo. E in base alle decisioni poi
ci si misura con quello che saranno i risultati. Se la decisione sarà stata corretta, i risultati pure, si verrà metaforicamente applauditi, altrimenti il contrario. Ma devo dire che in questo momento, oggi quantomeno, l'assunzione di un rischio piuttosto elevato per quanto riguarda la ricerca di un allenatore, se poi si andrà verso un Van Bommel di turno, mi sembra maggiore rispetto che ad altri nomi. Poi, al di là di che siano bravi o meno, bisogna rendersi conto che si sta, magari nel caso, prendendo una decisione un po' rischiosa, che ha dei margini di rischio importanti, che ha dei margini anche non di fallimento, non so come dire, però che ha la possibilità di andare meno bene, ma non è per gufare, cioè è cos mi sembra quasi di nascondersi dietro un dito altrimenti, perché se arriva il Van Bommel di turno e tu, non so, il precampionato lo fai un po' zoppicando, perché giustamente, deve conoscere la squadra, deve mettersi in moto e compagnia. Se le prime 2 o 3 non fa risultato pieno, eccetera, e poi è difficile magari riuscire a riprendere il filo con tutto quello che ne consegue. C'è del rischio, ecco, tutto qua. Io capisco perché è lecito prendere le decisioni quando hai la possibilità di farlo, ce ne si assume anche il rischio. Se si vince sarà ancora, tra virgolette, più bello, perché vuol dire essere passati attraverso uno spiraglio ancora più stretto. Altrimenti sarebbe difficile da spiegare, onestamente. Eh sì, bisogna capire poi, come sempre, come in tutte le cose, pro e contro, benefici e rischi. Magari sì, vai verso una scelta più comoda in questo momento, no, eviti la personalità forte, eviti chi ti chiede tanto sul mercato, eviti l'allenatore un po' più difficile magari da convincere a sposare il tuo progetto, vai su una figura più semplice, su una trattativa, un contratto, una scelta più comoda, però poi i contro e i rischi sono dopo, no, quando inizia la stagione. Al contrario, prendi una decisione forte adesso, prendi una decisione complicata, no, che ti impone tanti sforzi Mh. economici dal punto di vista del progetto, della figura che prendi, eccetera, però poi magari hai meno contro e meno rischi dopo durante la stagione. La scelta è qui e vedremo quale sarà presa e ovviamente sperando che una o l'altra portino a una sola cosa, cioè al Milan che torni a vincere. Così Siamo come ha arrivati in fatto il chiusura. direttore al Fantacalcio che ormai si è avvicinato e questa sera c'è l'ultima partita per decidere Si la è vinto, giornata ma guarda che e il io non ci direttore credo, rimanderà ogni singola questione non ci dedicata allo credo. scudetto del nostro Fantacalcio della radio all'ultima giornata. Facciamogli tutti i complimenti perché sta lottando fino alla fine. Esatto, a proposito, cioè l'unico che mi può salvare è Danilo, per dirvi, cioè non so come giusto per va bene, siamo arrivati in chiusura. Ciao, ci rivediamo tra poco.